volte può capitare che dobbiamo fare una vista di un render e non abbiamo sufficiente spazio per posizionarci all'interno della scena. Ad esempio, io vorrei fare un render di questa parete attrezzata, ma la presenza della parete a così breve distanza non mi permette di posizionarmi correttamente come vorrei, perché se entro all'interno e provo ad indietreggiare, magari io vorrei avere una visione più indietreggiata del mio render e quindi non riesco appunto perché dietro di me ho o la parete. In questo caso esiste uno strumento molto comodo di V-Ray che ci permette di bypassare momentaneamente la parete, quindi effettuare un taglio all'interno della parete e ci dà anche la possibilità di non far entrare la luce del sole, perché un'alternativa, diciamo, a questa operazione potrebbe essere quello di andare a nascondere la parete, soltanto che se noi nascondiamo la parete all'interno della stanza entrerà comunque la luce del sole, soprattutto da una posizione che non è naturale, perché noi ci aspetteremo che la luce del sole entri attraverso le finestre, quindi quello di nascondere una parete non è sicuramente la soluzione migliore. Per questa funzione esiste appunto il Convert to Clipper che converte, come dice anche la descrizione, converte un gruppo o un componente in un mesh clipper, quindi un elemento che riesce a tagliare la geometria. Per crearlo è molto semplice. Creiamo un cubo con le dimensioni, diciamo, della parete che vogliamo nascondere, che vogliamo tagliare. Poi, per essere sicuri che il taglio avvenga correttamente, facciamo questo cubo leggermente più alto, più grande di quella che è la parete. Con un triplo clic selezioniamo tutto, tasto destro, converti in gruppo, poi selezionando l'elemento andiamo a premere questo tasto Convert to Clipper, lo premo, compaiono questi simboli sopra al cubo che mi fanno capire appunto che il cubo è diventato un oggetto di taglio. Adesso non devo far altro che prendere questo cubo e spostarlo leggermente all'indentro a superare tutti gli oggetti che stanno qui nella scena. Ora, se io mi vado a posizionare in una vista frontale, lui mi permetterà comunque di vedere all'interno della stanza. Quindi vado a riattivare la visualizzazione del soffitto e mi vado a posizionare quindi all'interno del cubo. Quindi tengo premuto Alt per oltrepassare gli elementi e quindi quella che vedete qui è la parete interna ehm, della stanza. Se adesso vado a lanciare un render, normalmente avrei visto il muro perché comunque mi trovo all'esterno della casa, invece con questo mesh clipper attivo, voi vedete che io riesco a guardare all'interno all'interno della stanza. Se entro nelle proprietà, diciamo, di questo mesh clipper, questo è quello lì che avevo creato in un esempio precedente, quindi eliminiamoli un attimo. Quindi se io li elimino e provo a fare il render, ovviamente il render appare completamente nero
perché io mi trovo all'interno del muro e quindi lui non riesce a farmi vedere l'interno. Ma se io seleziono il cubo e lo converto in un mesh clipper, cioè in un oggetto di taglio, voi vedete che l'oggetto vi appare qui in questa posizione e sta tagliando la parete. Nelle sue proprietà, eh, qui sottrazione o intersezione fa in modo che lui, di solito la modalità con cui si usa è sottrazione, perché io voglio sottrarre il muro tramite quel cubo, quindi come se facessi un'operazione booleana. Quest'uso object material nel punto in cui il cubo va a tagliare l'edificio, lui mi fa vedere l'interno di quello che c'è, diciamo, nel il classico materiale che lui incontra e che taglia. Andando a disattivare questa voce, potrei anche scegliere un materiale personalizzato. Queste altre tre voci sono molto importanti, soprattutto la prima e l'ultima. L'ultima, se attiva, nel caso in cui questo cubo avesse incontrato nella sua strada una luce di Vouret, quindi una luce rettangolare o di qualunque altro tipo, lui avrebbe anche tagliato la luce. Quindi non solo tagliava la geometria che incontrava, ma avrebbe tagliato anche la luce. Quest'altro affect light è altrettanto importante, anzi secondo me questo è eh, diciamo, il comando più, la funzione più importante di questo clipper, perché quando questo affect light è attivo, lui effettua il taglio del muro, però fa entrare la luce del sole all'interno della stanza come se la parete non ci fosse. E ovviamente questa qua non è una condizione naturale, perché se io volevo ottenere questo risultato, quindi che toglievo la parete, il sole entrava alle mie spalle, mi sarebbe bastato semplicemente nascondere o eliminare la parete. Però io in questo caso voglio che la luce non possa venire alle mie spalle, cioè la luce del sole non possa venire alle mie spalle. Quindi in questo caso io devo andare a disabilitare la voce Affect Light. Disabilitando la voce Affect Light, la luce che noi vediamo all'interno della stanza è effettivamente quella che proviene dall'interno. Visto che io avevo comunque schermato la finestra con un cubo per non far entrare la luce e non avendo altre sorgenti luminose all'interno della stanza, voi vedete che la stanza è completamente buia. Se adesso clicco su questo lucchetto, Look Camera Orientation, io vado a bloccare, anche se mi trovo in un render interattivo, vado a bloccare la vista su su questo lato. In questa maniera io ho la possibilità di potermi spostare e vado a nascondere questi elementi. Andando a nascondere questi elementi, voi vedete che ora la stanza si è effettivamente illuminata perché entra la luce del sole attraverso la finestra. Però senza quei due elementi la scena era completamente buia, quindi questo vi fa capire che effettivamente andando a disabilitare questa voce, che secondo me dovrebbe essere sempre disabilitata, la luce non riesce a passare attraverso la parete perché altrimenti non avrebbe senso utilizzare questo mesh clipper, ma basterebbe semplicemente nascondere la, la parete. Quindi appena vado a far ricomparire di nuovo tutti questi elementi, visto che a questa tenda non è stato dato ancora un materiale corretto, la luce non riesce a passare e quindi la scena appare completamente buia.
Se mi pongo all'interno della stanza, quindi questo è il cubo che avevo creato in, in precedenza. Se ho la funzione Affect Light attiva e vado a lanciare il render, la stanza è completamente buia perché ho chiuso la finestra con un cubo. Voi vedete che con la funzione Affect Light attiva la luce riesce comunque ad entrare all'interno della stanza, quindi come se la parete non esistesse e quindi entra la luce del sole. Infatti se io vado qui sul sole e lo spengo e vado a spegnere anche l'environment e vado di nuovo a lanciare il render, vedete che la scena appare completamente buia perché quella luce che vedevate era la luce del sole e la luce del cielo che entravano all'interno della stanza. Infatti se vado ad attivare la luce del cielo, voi vedete che il cielo entra all'interno della scena e se vado ad attivare la luce del sole, vedete che la luce che entra all'interno è ancora più grande. Quindi questa qua però sarebbe una condizione irrealistica, perché comunque io vado a nascondere la parete, ma non voglio che la luce del sole entri da qui. Cioè, semmai se ci sono delle finestre, la luce deve entrare eh, dalla finestra. Quindi se io nelle opzioni del Mesh Clipper vado a togliere l'Affect Light, voi continuate a vedere questo cubo, diciamo, in questa modalità perché comunque è un oggetto di taglio, però vedete che effettivamente la luce non riesce ad entrare all'interno della stanza. Quindi la stanza verrà illuminata soltanto per le luci che sono effettivamente inserite nella stanza, quello che sarebbe quindi la condizione normale.